Se siete fotografi, probabilmente vi siete ritrovati almeno una volta davanti a un bivio. Spendere poco per qualcosa di abbastanza buono oppure investire di più su un prodotto di qualità. Io stesso ho sempre avuto un approccio minimalista, niente sprechi, niente acquisti compulsivi. Però con il tempo ho capito che ci sono strumenti che, anche se all'inizio costano tanto, però ci fanno davvero risparmiare soldi, tempo e persino stress nel lungo periodo. E oggi vi racconto ben 13 acquisti costosi che però hanno cambiato il mio lavoro di fotografa e che secondo me valgono ogni singolo euro speso. Nel corso di questo video condividerò la mia esperienza diretta, vi spiegherò perché hanno fatto la differenza per me e troverete i link a tutti i prodotti ovviamente citati nella descrizione, così potete dare un'occhiata a quelli che potrebbero fare al caso vostro. Partiamo dal primo, quello che per me è stato l'investimento più importante in assoluto. Quando ho iniziato pensavo che la fotocamera fosse l'acquisto principale e invece nel tempo ho capito che le lenti sono l'anima del nostro lavoro. Per chi come me fotografa poi matrimoni e ritratti, le ottiche luminose ad ampia apertura non sono solo un capriccio, sono uno strumento che cambia completamente la resa delle foto, soprattutto in situazioni di luce difficile. Una lente di qualità vi dura letteralmente per decenni. Se oggi compro un 35 mm o un 85 mm 1.4 ben costruito, so che tra 10 anni sarà ancora lì a lavorare per me, anche se nel frattempo avrò cambiato 3 corpi macchina. È vero, costano tanto, ma la differenza si vede e si sente. È uno di quegli acquisti che vi ripaga ogni volta che scattate. Ovviamente, dopo aver investito nelle lenti, la seconda grande spesa è stata un corpo macchina solido. All'inizio della mia carriera ho scelto una full frame Canon e per anni è stata la mia compagna di lavoro. Poi, quando è stato il momento, sono passata a Sony con la A7 III che uso tuttora. La verità è che non serve inseguire ogni nuovo modello che esce, quello che serve davvero è avere una macchina affidabile con un buon sensore e un autofocus performante che vi accompagni per diversi anni senza farvi sentire limitati. Spendere di più all'inizio significa non dover cambiare corpo ogni 2 stagioni e lavorare con tranquillità, sapendo di poter affrontare qualsiasi situazione. E poi ovviamente luci, luci, luci. Qui vado controcorrente, non serve per forza comprare i marchi più famosi o costosi. Quello che conta davvero è che le luci abbiano potenza sufficiente e un CRI alto per garantire colori fedeli e ridurre il lavoro in post-produzione. Quando ho iniziato a fotografare eventi ho provato vari flash economici, ma tra inconsistenza della luce e batterie che crollavano a metà giornata perdevo un sacco di tempo. Quando ho fatto il salto verso luci di qualità senza strafare con i brand super blasonati, alla fine però ho capito quanto fosse importante e oggi lavoro molto più velocemente con risultati prevedibili. In descrizione trovate i modelli che consiglio, quelli che uso io e che mi hanno dato sicurezza in ogni situazione. E poi le schede di memoria. È forse la voce di spesa più piccola di questa lista, ma non per questo meno importante. Le schede economiche possono sembrare convenienti, ma quando si rompono o rallentano il vostro flusso di lavoro, il risparmio iniziale si trasforma subito in stress. Le schede veloci e affidabili vi permettono di scattare senza paura di perdere file e di trasferire i dati in tempi rapidissimi. Un piccolo investimento che, se ci pensate, protegge però tutto il lavoro che fate. E arriviamo al quinto prodotto, i filtri. Mettere un filtro di scarsa qualità davanti a una lente professionale è come mettere un sacchetto di plastica davanti a una finestra pulita. Io ho sempre creduto che i filtri vadano scelti con la stessa cura delle lenti, vetri ottici ben costruiti e senza dominanti di colore strane. Uso da anni i filtri Freewell, ma di recente mi sono trovata molto bene anche con il filtro UNC della JJC. Ho fatto delle recensioni dettagliate di entrambi che potete trovare linkate qui in descrizione o sul canale, così potete vedere quale si adatta meglio al vostro modo di lavorare. In ogni caso accertatevi sempre della qualità dei filtri che installate sulla camera, perché è inutile spendere un sacco di soldi sulle lenti se poi davanti ci mettiamo un fondo di bottiglia. Il punto 6 poi è uno di quegli acquisti che molti sottovalutano, ovvero cinghie ergonomiche e sistemi di trasporto.
Quando si lavora per ore, spesso con 2 corpi macchina come me, il peso si fa sentire e la schiena vi ringrazierà se scegliete una cinghia ergonomica. Io mi trovo benissimo con le cinghie da Peak Design e con una customizzata che mi permette di portare 2 macchine contemporaneamente in totale sicurezza. È un investimento per la vostra salute, oltre che per la sicurezza dell'attrezzatura. Se volete approfondire, anche di questo ho fatto una recensione sul canale. E poi sistemi di memoria affidabili per backup. Qui non ci sono scorciatoie. Quando parliamo di archiviazioni e backup, la qualità è tutto. Non volete rischiare di perdere anni di lavoro per colpa di un hard disk da pochi euro. Io uso sia SSD veloci per i progetti attivi che hard disk capienti per l'archivio. E se vi sembra una spesa eccessiva, pensate al costo di perdere anche solo un matrimonio o un evento che avete fotografato. E a questo punto non possiamo non parlare del computer. Questo è stato uno degli acquisti che ha avuto l'impatto più immediato sulla mia produttività. Ricordo i tempi in cui passavo ore ad aspettare rendering infiniti o anteprime che non si caricavano mai. Da quando ho investito in un computer potente, il mio lavoro è diventato più fluido e veloce e ho smesso di sprecare ore preziose davanti a una barra di caricamento. Ad oggi il mio computer funziona ancora molto bene. Per la fotografia è davvero una bomba e non vi dà alcun problema. Per i video invece, con tutte le nuove tecnologie e soprattutto con l'arrivo dei modelli di intelligenza artificiale che richiedono training locale, sento che prima o poi avrò bisogno di un po' di potenza in più. Non è ancora il momento, per fortuna, ma so che in futuro farò un upgrade proprio per stare al passo con questi strumenti e continuare a lavorare in modo efficiente. Siamo arrivati a parlare del monitor. Un buon monitor non serve solo a vedere colori belli sullo schermo, serve a vedere i colori giusti. Questo fa una differenza enorme perché significa evitare ristampe costose, clienti insoddisfatti e soprattutto il rischio di scoprire troppo tardi che la foto stampata non rispecchia davvero quello che avevate in mente. Io stessa ho imparato a mie spese quanto possa essere frustrante lavorare su un monitor non calibrato. All'inizio della mia carriera ci sono state giornate intere in cui pensavo che il bilanciamento fosse perfetto per poi scoprire invece che le stampe erano completamente sbilanciate. Da quando ho investito in un monitor calibrato di alta qualità, quel problema poi è sparito. È uno di quegli acquisti che ripago ogni giorno perché riduce errori, elimina frustrazione e vi permette di lavorare con più fiducia e precisione. Alla fine avere colori affidabili significa anche risparmiare tempo e soldi e questo è esattamente il tipo di investimento che conviene fare quando si lavora seriamente con le immagini. Abbiamo parlato di hard disk, ma non abbiamo menzionato un sistema di backup serio. Al momento io utilizzo 2 copie su hard disk esterni, oltre a quella sul computer e un cloud per la sicurezza extra. Ma se volete fare un passo avanti, vi consiglio di investire anche in un NAS, che centralizza tutti i vostri backup e vi permette di accedere ai file da qualsiasi dispositivo. Può sembrare un acquisto complesso all'inizio, ma la tranquillità che vi dà non ha prezzo. È il tipo di investimento che protegge la vostra attività a lungo termine. E arriviamo ai software. Lo so, la tentazione di usare software craccati o alternative gratuite può essere forte, ma alla lunga vi accorgerete che è solo una complicazione. Io consiglio di investire in software originali perché vi garantisce stabilità, aggiornamenti costanti e sicurezza del lavoro, senza sorprese o rischi di incompatibilità. Attualmente mi trovo ad utilizzare moltissimo Luminar, che ha il grande vantaggio di avere un abbonamento a vita. Lo pagate una volta sola e siete a posto per sempre, senza costi ricorrenti. Io lo trovo fantastico per la gestione e l'editing delle foto. Per esempio, con foto di ritratto, di famiglia, Luminar mi permette in pochi clic di migliorare la luce, bilanciare i colori e rendere tutto coerente, senza perdere ore davanti al computer. E grazie all'intelligenza artificiale integrata, alcune operazioni che prima richiedevano decine di minuti, ora le faccio in pochi secondi, mantenendo la qualità impeccabile. Per l'editing di massa, ovvero quando ho tantissime immagini da dover editare, uso Imagen AI, che praticamente fa il lavoro pesante per me. Ottimizza e automatizza gran parte della post-produzione, così posso concentrarmi sulla parte creativa senza perdere tempo a sistemare ogni singolo scatto. Vi assicuro che quando provate a lavorare con centinaia di foto e vedete quanto tempo vi fa risparmiare, capirete subito il suo valore. Con il link in descrizione potete
provare il servizio con 1500 foto gratuite per vedere come funziona, e se volete approfondire ci sono anche altri miei video dove spiego passo passo il workflow completo. Vi assicuro che quando vedrete quanto tempo vi fa risparmiare capirete subito il suo valore. Per correttezza devo dirvi che utilizzo anche la suite Adobe, come potete vedere anche dagli ultimi test che ho pubblicato qui su YouTube, e resta ovviamente uno standard professionale imprescindibile in certi contesti, però nella mia routine quotidiana la uso sempre meno. I Luminar Imagen AI ormai coprono quasi tutte le mie esigenze in modo più veloce e semplice, lasciandomi più tempo per scattare, creare e concentrarmi sugli aspetti davvero importanti del mio lavoro. L'unico software Adobe che praticamente utilizzo ancora giornalmente è Lightroom, ma questo perché si integra perfettamente nel flusso di lavoro di Imagen AI. Ma non tutto passa attraverso la tecnologia. Alcuni degli investimenti che hanno avuto più impatto sul mio lavoro sono stati i libri. Non solo manuali tecnici, anche se quelli sono fondamentali, ma testi che stimolano la creatività, affinano l'osservazione e aiutano a crescere come professionisti e come persone. Per esempio, i libri dei grandi della fotografia mi insegnano tanto su come raccontare storie con le immagini, su come costruire composizioni efficaci e su come sviluppare uno sguardo personale. Ma non mi limito solo alla fotografia, adoro leggere testi di semiotica, grafica, belle arti e anche saggi che parlano di percezione visiva e comunicazione delle immagini. Questi libri ti aprono la mente, ti fanno vedere connessioni che altrimenti sfuggirebbero e spesso ti ispirano in modi del tutto inaspettati. Ci sono letture che rileggo più volte perché ogni volta trovo qualcosa di nuovo, un'idea per uno scatto, un approccio diverso alla luce o un dettaglio compositivo che mi era sfuggito. Alla fine avere questi libri sempre a portata di mano significa allenare la mente oltre che l'occhio e arricchire la propria creatività e portare più profondità e consapevolezza in ogni progetto e in ogni fotografia che realizziamo. E infine arriviamo forse all'investimento più importante di tutti, la vostra formazione. Un corso fatto bene e con la persona giusta non solo vi insegna tecniche e strumenti, ma può evitare anni di tentativi a vuoto, velocizzando in modo incredibile la vostra crescita. Che si tratti di fotografia, business, post-produzione o gestione del flusso di lavoro, un buon corso vi dà competenze concrete e strategie pronte da applicare, invece di perdervi in sperimentazioni infinite. Io stessa ho imparato moltissimo da corsi specifici e workshop, perché confrontarmi con professionisti che hanno già affrontato le stesse sfide ti fa risparmiare tempo, energie e anche qualche errore costoso. Investire su voi stessi è davvero la spesa con il miglior ritorno possibile. Non solo migliora le vostre competenze, ma vi dà anche fiducia, ispirazione e la capacità di affrontare qualsiasi progetto con più sicurezza e creatività. Ecco, questi quindi erano i 13 acquisti che hanno trasformato il mio modo di lavorare e che continuano a farmi risparmiare soldi, tempo e stress ogni giorno. Se siete curiosi di scoprire i modelli specifici che uso, trovate i link, come vi dicevo, a tutto nella descrizione qui sotto. Sono prodotti che ho testato personalmente, quindi io li consiglio perché so che possono fare davvero la differenza nel vostro lavoro. Se anche voi avete fatto un acquisto che vi ha cambiato la vita professionale, raccontatemelo nei commenti. Sono curiosa di sapere cosa ha fatto la differenza per voi. E se volete altri consigli pratici su come migliorare la vostra fotografia, iscrivetevi al canale ovviamente. Qui parliamo di fotografia in modo concreto e basato sull'esperienza reale. Alla prossima e buoni scatti! Ciao!